Buonasera a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Inter batte Kairat 2-1, si mantiene a punteggio pieno, 4 su 4 al Giro di Boa di Champions ed era un po' quello che avevamo prefissato quando abbiamo visto il calendario. Questa sera però io, nonostante la vittoria, faccio fatica ad essere soddisfatto della prestazione dell'Inter, della partita che abbiamo visto. Ecco, io vedo un bicchiere mezzo vuoto. Innanzitutto anche per il risultato in sé, perché poi arriva una vittoria di misura e questa era una di quelle partite dove si poteva migliorare ulteriormente la differenza reti e non sono soddisfatto neanche per l'approccio e per la gestione mentale che ha avuto l'Inter in questa partita. Andiamo con ordine, naturalmente vi ricordo anche, se vi piace il contenuto, di lasciare un bel like e l'iscrizione al canale. Come dico sempre, operazioni semplici che però sono di fondamentale importanza per il canale stesso. Innanzitutto, perché non sono soddisfatto della prestazione complessiva? Qualcuno potrebbe dirmi sì, però è arrivata comunque la vittoria, l'Inter ottiene 3 punti e si porta a quota 12. Non sono soddisfatto però perché si affrontava un avversario, ecco, senza voler mancare di rispetto a nessuno, ma decisamente inferiore dal punto di vista tecnico. C'era una grandissima differenza tra le due squadre e pensare di averla vinta addirittura quasi, non dico soffrendo, ma con un pizzico di apprensione nel finale, chiaramente non può lasciarci soddisfatti. La differenza tecnica si è vista fin dai primi minuti, ecco, un Kairat che aveva approcciato la partita anche provando ad accennare un pressing sulla prima costruzione, poi si rintanava dietro, si metteva con un blocco basso, ma in generale, ecco, era un pressing che soprattutto ad inizio partita, ecco, più di una volta è stato facilmente evitato dall'Inter, ecco, l'Inter riusciva comunque a gestire il pallone, a ripartire. E allo stesso modo, quando poi l'Inter era in sviluppo, quando andava ad attaccare la linea avversaria con un Kairat blocco basso, comunque riusciva a trovare spazi. Forse ecco l'unico calciatore degno di nota del Kairat, ripeto, senza voler mancare di rispetto, ma è chiaro che c'era una differenza di valori. L'unico calciatore degno di nota era proprio Satpayev, ecco, ne avevamo parlato ieri nel prepartita, calciatore bravo tecnicamente ma soprattutto intelligente, ecco, mai giocate fine a se stesse, si è sacrificato anche per la squadra, andava a pressare, tornava dietro, però insomma, al di là del talento che è stato già acquistato dal Chelsea, poi il Kairat tecnicamente aveva poco altro. Cosa ha sbagliato secondo me l'Inter? Cosa poteva far meglio l'Inter? Innanzitutto l'approccio alla partita, perché l'Inter ha approcciato la partita come se stesse giocando un'amichevole estiva. C'era differenza tecnica quasi come se, forse anche inconsciamente, perché poi chiaramente non credo che calciatori di questo livello vadano a sottovalutare un impegno europeo, però anche inconsciamente l'Inter l'ha affrontata proprio con lo spirito quasi da amichevole e quindi si arrivava sulla tre quarti, però a volte si cercava anche la finezza di troppo, anche all'interno dell'area di rigore, si era un po' macchinosi, mancava quella cattiveria quando si arrivava sulla tre quarti avversaria, una cattiveria che quest'anno l'Inter ha fatto vedere molto spesso, anzi era forse il punto di forza dell'Inter di quest'anno, che quando arriva sulla tre quarti crea sempre qualcosa, crea dei pericoli, riesce comunque a creare tanti presupposti poi da tradurre in vere e proprie occasioni nitide da gol. E questa sera invece tante volte arrivava sulla tre quarti e poi mancava quel passaggio finale, mancava quella lucidità, si era un po' macchinosi. Proprio come a volte, ecco, vediamo nelle amichevoli estive, quando si arriva sulla tre quarti, poi si prova la giocata, diciamo un po' con una finezza di troppo, si prova ad arrivare quasi in porta col pallone e quindi, nonostante nei primi 15 minuti l'Inter abbia avuto 2-3 occasioni già per sbloccare la partita, però mancava sempre qualcosina. E l'approccio non è stato convincente neanche, ecco, tante volte dal punto di vista tecnico, anche nel possesso, nella prima costruzione, nello sviluppo, perché abbiamo visto tanti errori tecnici anche quando si andava ad impostare l'azione, ecco, più di una volta Bissek, qualche errorino di Frattesi, ma in generale, ecco, quasi tutti hanno fatto qualche sbavatura, forse proprio perché
il tutto partiva da un problema quasi, ecco, mentale. E addirittura siamo arrivati al punto di rischiare di andare sotto nel primo tempo. Non che il Kairat abbia strafatto, però insomma ci sono state un paio di occasioni, una anche su calcio d'angolo, dove il Kairat stava andando addirittura in vantaggio. Poi fortunatamente siamo riusciti a sbloccarla prima del 45esimo, prima della fine della prima frazione di gioco, e sembrava praticamente fatta. Ecco, una volta sbloccato il risultato, ci aspettavamo un secondo tempo magari in pieno controllo, un secondo tempo dove l'Inter poteva anche aumentare il divario, quindi trovare il secondo, il terzo gol. In realtà, e lì arriviamo alla gestione mentale, l'Inter inizia il secondo tempo quasi, ecco, dando quella sensazione di non doversi affaticare troppo, e forse, ripeto, inconsciamente c'è stato proprio questo nella testa dei calciatori, quasi come se per inerzia, una volta sbloccato il risultato, dovesse arrivare anche la goleada. E in realtà poi abbiamo visto che invece abbiamo fatto più fatica di quello che ci aspettavamo, perché già nel primo tempo si perde palla e si subisce un tiro avversario. Nel secondo tempo, ecco, dopo 10 minuti praticamente dall'inizio del secondo tempo, il Kairat ha trovato il pareggio, e anche lì, e sugli sviluppi di un calcio d'angolo, anche lì è mancata quella concentrazione mentale, perché il pallone si impenna su un contrasto, De Vrij perde il contatto visivo col pallone, e può capitare in quelle situazioni. Dumfries però non segue Arad, ecco, lo lascia andare a colpire in piena aria, e non è normale, ecco, lasciare un avversario in piena aria colpire di testa, e ha riportato il risultato in parità. Ecco, lì quasi si sono, almeno nella mente dei tifosi, si sono rivisti quei fantasmi di quelle tante partite nella storia che erano praticamente delle partite già scritte, quei risultati quasi scontati, partite che invece poi siamo stati costretti quasi a rincorrere, o tante volte anche con risultati clamorosi. Fortunatamente non è stata questa la serata, fortunatamente l'Inter poi è riuscita a trovare il gol del 2-1 con un gran gol di Carlos, ecco, di Carlos Augusto dal limite dell'area, però in generale è stata un Inter che secondo me ha fatto troppo poco per provare a schiacciare l'avversario, per provare a fare una goleada che poteva essere utile anche per differenza reti. Poi abbiamo visto, ecco, anche nel secondo tempo qualche errore proprio di Carlos Augusto che intorno al 77esimo minuto va a perdere un pallone pericolosissimo, e lì insomma si concede un'altra occasione al Kairat. Alla fine quasi abbiamo dato coraggio agli avversari, ecco, in un certo senso, quindi sicuramente da questo punto di vista l'Inter poteva far decisamente meglio. Arrivando anche alla prestazione dei singoli, diciamo che pochi mi hanno realmente convinto. Forse Lautaro Martinez, ma più per quella mentalità che ha avuto, quel non mollare mai, quella caparbietà che peraltro. Zielinski è cresciuto nel corso del secondo tempo. Bonny mi è piaciuto come è entrato in campo e l'apporto che è riuscito a dare. Per il resto pochi hanno convinto, ecco. Quasi tutti hanno fatto qualche errorino. Forse il peggiore tra i nerazzurri è ancora una volta Frattesi, perché ecco, non riesce a dare l'apporto. In più di un'occasione poteva avere anche delle opportunità per incidere anche sul risultato, però ecco, sembra sempre un po' macchinoso, quasi, ecco, faccio fatica ancora oggi a vedere un Frattesi utile al centrocampo dell'Inter, anche quando l'avversario non è di grande caratura, quindi purtroppo ancora una prestazione non particolarmente positiva per Davide Frattesi. In generale però, ecco, arriviamo anche al punto, è comunque un Inter che riesce ad ottenere i 12 punti che avevamo prefissato all'inizio della Champions, i 12 punti ovviamente nelle prime 4 partite, arriva al giro di boa a punteggio pieno, con un più 10 interessante come differenza reti, e quindi diciamo teniamoci stretto questo. Poteva essere una serata diversa, però fortunatamente abbiamo evitato la beffa, almeno questo diciamo era davvero il minimo sindacale. La vittoria era quasi scontata in questo tipo di partita, era quasi una banalità ottenere questi 3 punti. Poi abbiamo visto che in campo abbiamo fatto
più fatica del normale, forse soprattutto per un aspetto psicologico, però insomma se guardiamo la classifica è una classifica decisamente che ci sorride. Vediamo infatti siamo in testa a pari punti con Bayern e Arsenal, peccato perché con qualche gol in più potevamo essere anche al primo posto, non che conti qualcosa stasera essere primi o terzi, però ecco, una differenza reti ancora un tantino migliore di quella che già abbiamo poteva essere una discriminante poi a fine league phase di questa Champions League. Tutto sommato è comunque un Inter che fa il suo dovere nelle prime 4 partite, quelle che erano più abbordabili. Ha ottenuto 4 vittorie, adesso inizierà il cammino duro, quindi con Atletico, con l'Arsenal, il Liverpool e il Borussia Dortmund, e qui bisognerà conquistare quei 4, forse 5 punti, insomma, probabilmente già 4 potrebbero bastare per accedere direttamente agli ottavi. Non è stato un Inter brillante, però teniamoci stretta questa vittoria. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti. Vi ricordo domani sera alle 21:30 anche la live in compagnia dei nostri ospiti. Ovviamente non mancate, ci sarà come sempre tanto spazio alla chat, tanto spazio ai vostri commenti, quindi può essere un'ottima occasione per confrontarci. Nel frattempo iniziamo a confrontarci anche nella sezione commenti e come sempre io vi saluto con un gran bel Forza Inter!